Competitività e innovazione per le piccole e medie imprese diventano sempre più una sfida nella situazione odierna. In realtà questo dipende da due aspetti principali: da un lato la crisi interna a livello europeo, dall'altro la crescente competitività delle aziende estere. In questa situazione è importante che alle PMI vengano dati degli strumenti utili per rispondere a questa sfida maggiore, ed è importante che questi strumenti in particolare siano sviluppati nell'area dello spazio alpino, dove esistono ulteriori problemi di frammentazione tra le iniziative e le attività che vengono poste in essere, ed è necessario quindi lavorare con un approccio integrato e trovare degli strumenti che delineino una chiara strategia comune europea. Diversi strumenti possono essere messi in atto per favorire questa risposta competitiva delle piccole e medie imprese nell'area dello spazio alpino. Uno strumento che viene riconosciuto ormai da anni a livello europeo è lo strumento dei cluster. Le politiche per i cluster vengono implementate da diversi stati nazionali, da diverse regioni, per favorire questa risposta alla competitività. Perché? Perché si è visto che il cluster è uno strumento attraverso il quale diverse imprese di uno stesso settore riescono a implementare e a gestire l'innovazione in una maniera più efficace. È importante quindi che queste iniziative siano state messe in atto. Il problema che vediamo oggi è che queste iniziative rimangono ancora molto locali e localizzate. Quindi fondamentale l'aspetto di cooperazione a livello transnazionale per creare degli approcci che siano sinergici tra le azioni che vengono implementate. Il progetto Alps4U ha chiaramente affrontato questo problema dal punto di vista delle politiche per i cluster e dal punto di vista delle azioni per favorire la collaborazione tra cluster. Quindi gli obiettivi da un lato erano cercare di mettere a fattor comune l'approccio politico delle diverse regioni coinvolte, dall'altro era lavorare anche operativamente sul lato delle imprese e dei cluster manager per favorire, inventandosi anche e mettendo in atto delle azioni di pilota, delle modalità di cooperazione che andassero oltre a quelle che erano state testate negli anni precedenti. È importante in questo caso considerare il fatto che le iniziative esistevano già, alcuni dei paesi coinvolti avevano già sperimentato e avevano anche ottenuto dei risultati. Il problema era riuscire a creare un ambito comune e far superare il problema proprio della montagna, che deve essere vista, che diventa una barriera, che è una barriera, ma che in questo caso deve essere vista come un'opportunità di crescita proprio per il territorio. Questi erano gli obiettivi principali e questi sono stati i punti di partenza del progetto. Alps4U ha lavorato proprio su due livelli: da un lato il livello delle politiche e dall'altro il livello della collaborazione intercluster. Sul livello delle politiche l'attività principale che è stata messa in atto è stata un'analisi di quello che esisteva in termini di strumenti per favorire la collaborazione tra cluster. Da questo abbiamo raccolto una linea guida che è stata successivamente presentata ai policy maker delle diverse regioni coinvolte con l'obiettivo di favorire l'avvio di azioni comuni. Non più quindi, come si diceva, azioni singole e localizzate, ma azioni che mettessero insieme le prospettive di politica delle diverse regioni coinvolte. Dall'altro lato però abbiamo voluto andare anche direttamente al livello delle imprese e quindi dei membri dei cluster o dei cluster manager, delle persone che gestiscono i cluster. In questo caso possiamo citare almeno 3 tipologie di risultati che sono stati raggiunti. Il primo riguarda un format di eventi che sono stati testati in alcune situazioni, dove abbiamo messo insieme i rappresentanti, i cluster manager di diversi cluster europei, individuati per settore, utilizzando un ambito che era per esempio una fiera internazionale e dove loro hanno avuto la possibilità di discutere insieme e di mettere in piedi delle attività di collaborazione. Ad esempio uno di questi casi si è verificato a Micronora. Micronora è una nota fiera internazionale che si svolge a Besançon,
Con i partner francesi abbiamo organizzato l'evento locale e abbiamo portato i rappresentanti di cluster dei diversi paesi a iniziare dei discorsi, dei percorsi di collaborazione in questa situazione. Un secondo livello di risultati è stato più, diciamo così, promozionale per le imprese. Il progetto aveva individuato dei settori specifici. Su questi settori specifici, per esempio il Veneto si è concentrato sulla costruzioni sostenibili, abbiamo creato una piattaforma wiki aperta che abbiamo chiamato Knowledge Atlas, Atlante della conoscenza, dove per ogni regione e per ogni settore abbiamo descritto quelle che sono le potenzialità in termini di imprese, di centri di ricerca, di progetti internazionali di collaborazione e quindi dato la possibilità ai soggetti operanti nei diversi territori di trovare dei contatti diretti, perché ci sono i nomi delle imprese o dei centri di ricerca, o mediati attraverso i partner del progetto Alps4U. Un terzo livello di risultato, che forse è quello più interessante, è stato invece lo sviluppo di un piano d'azione comune messo in atto da un gruppo di cluster coinvolti. Noi l'abbiamo chiamato Joint Action Plan. Questi cluster, in un settore specifico, che nel caso era quello delle plastiche e dei nuovi materiali, hanno lavorato, grazie al progetto, per mettere in piedi una serie di attività da portare avanti insieme in futuro. Quindi hanno iniziato, col supporto del progetto, a costruire un percorso futuro di collaborazione e questo secondo noi è un risultato che sicuramente avrà un impatto anche nella collaborazione futura e diventa anche un esempio per altri che è possibile seguire. Alps4U è stato anche il punto di partenza di un'ulteriore iniziativa, un progetto di capitalizzazione lanciato nella quinta call che si chiama Alp Cluster 2020. Qui l'obiettivo è stato ed è quello di individuare le azioni che a livello internazionale possano avere un maggiore impatto. Noi in Alps4U avevamo fatto dei pilota, avevamo fatto dei test, ma eravamo consci di non avere coperto tutto il possibile ed eravamo consci che molte iniziative promosse all'interno dello spazio alpino potevano essere prese in considerazione e magari ulteriormente sviluppate in futuro. L'obiettivo a cui stiamo lavorando è appunto questo, è di individuare azioni che abbiano un potenziale impatto, capire quale tipo di supporto è possibile dare a queste azioni e quindi da questo proporre delle modalità di ulteriore sviluppo. L'analisi che stiamo facendo riguarda principalmente i 57 progetti che sono stati finanziati nell'ambito della programmazione scorsa da Spazio Alpino, però visto la tematica specifica abbiamo voluto allargare un po' il campo d'azione e siamo andati anche a prendere altri progetti che a livello di cooperazione territoriale fossero stati finanziati da altri programmi, questo per avere un quadro più ampio e dare quindi una risposta più completa. Per arrivare a dei risultati concreti abbiamo pensato a un processo molto definito che abbiamo implementato con il coinvolgimento delle persone che lavorano nel settore, quindi dei cluster manager e dei rappresentanti delle imprese, perché quello che vogliamo alla fine è dare dei risultati che abbiano il maggiore impatto possibile sulla loro competitività. Come abbiamo fatto questo? Abbiamo analizzato i 57 progetti finanziati nell'ambito dello spazio alpino e abbiamo anche allargato un po' il tiro andando a vedere quali progetti di altri programmi di cooperazione territoriale avevano un impatto sull'internazionalizzazione e la competitività delle piccole e medie imprese. Abbiamo chiesto a chi ha implementato questi progetti che risultati avete ottenuto. Dateci una valutazione in termini di sostenibilità di questi risultati, di applicabilità in altri settori e in altri ambiti e abbiamo alla fine costruito una short list che abbiamo prodotto e presentato al vaglio di chi poi questi risultati li utilizza, quindi delle imprese e dei cluster manager stessi, i quali poi hanno fatto una valutazione dal loro punto di vista, secondo quelle che sono le loro esigenze e secondo quelle che loro vedono come barriere all'internazionalizzazione. E in questo ambito siamo riusciti a identificare quelle che sono le potenziali azioni internazionali da proporre e da portare avanti anche nella prossima programmazione.
Alcune di queste avranno bisogno anche di un supporto pubblico, altre potranno andare avanti da sé. Non ci siamo fermati qui, abbiamo deciso di fare un altro test, un test di efficacia. Quanto queste azioni possono essere sinergiche con il programma Spazio Alpino. E questo lo faremo coinvolgendo ancora una volta i soggetti del territorio in un incontro internazionale dove dovranno insieme cercare di utilizzare i risultati degli altri progetti per costruire il loro percorso di internazionalizzazione e per costruire il loro percorso verso la competitività. Sia Alps4EU sia Alp Cluster 2020 ci hanno confermato alcune cose che avevamo chiare fin dall'inizio, possiamo dire. Ci hanno confermato la grande potenzialità che risiede nello strumento cluster a livello internazionale e la grande potenzialità che questo strumento ha specialmente per l'area dello spazio alpino. Anche in un'ottica di macro-regione, i collegamenti fra cluster, i collegamenti fra imprese, i collegamenti fra le aree urbane fortemente industrializzate e le aree rurali possono diventare lo stimolo per rilanciare la crescita e lo sviluppo. La crescita e lo sviluppo partendo da quest'area europea che è molto centrale e molto importante. Quello che abbiamo visto è anche però che ci sono ancora delle barriere da affrontare, ci sono ancora delle difficoltà, manca ancora un approccio integrato, manca ancora una strategia chiara che sia definita a un livello superiore. Per fare questo abbiamo visto che ci sono delle esperienze sul campo. Abbiamo visto che per esempio in un'altra area macro-regionale come è l'area della Baltic Sea, questo tipo di iniziative sono state già testate, sono state già implementate e stanno dando dei risultati. I due progetti di cui stiamo parlando ci hanno permesso di vedere che certe esperienze sviluppate in altre aree potrebbero essere facilmente replicabili ed è chiaramente interessante il periodo in cui si implementerà la nuova programmazione perché è lo stesso periodo in cui si definisce la strategia per la macro-regione alpina. E in questo senso andare a prendere ed adattare al nostro contesto piccoli interventi come il finanziamento comune di iniziative di cluster che è stato realizzato nell'area del Baltic Sea Region è un piccolo esempio, ma molto concreto, di quello che si potrebbe fare in un'ottica futura.